Il tesoro perduto della Giamahiria, capitolo 3. La Goretti apprezzò sinceramente l'eccelso livello della proposta culinaria e, mossa da un sincero impeto di ammirazione gastronomica per il lavoro svolto in cucina, incaricò gli inservienti di sala di far convergere lo chef di punta direttamente al loro tavolo, desiderando esternargli di persona il proprio solenne compiacimento. La scena del cuoco stellato che, giunto al cospetto della statuaria interprete, veniva gratificato verbalmente da Ramona con parole di raffinata e tecnica lode, fece schiumare di rabbia e gelosia il giovane libico, il quale si trovò a contemplare la scena con i pugni serrati sotto la tovaglia di Fiandra, divorato dall'impulso primordiale di colpire il professionista che stava osando catalizzare l'attenzione della sua agognata preda. Conscio tuttavia delle severe leggi locali e del rischio di apparire ridicolo dinanzi all'aristocratico distacco della donna, Nael si impose di trattenere la propria foga, limitandosi a incassare quel nuovo e bruciante smacco psicologico mentre lo chef si congedava con un profondo inchino d'altri tempi. Quando infine la serata si avviò verso la consumazione dei dolci tradizionali, Ramona, che pur non avendo concesso alcuno spazio alle lusinghe sentimentali aveva comunque conversato con impeccabile eleganza formale per tutta la durata del convivio, si sollevò dalla propria sedia accennando all'esigenza di doversi recare per un breve momento nei lussuosi servizi del locale per incipriarsi il naso. Compiuto appena un primo e ipnotico passo sui propri vertiginosi tacchi a spillo, la statuaria italiana volse lentamente il proprio volto felino verso la figura tesa del ragazzo, bloccandolo sul posto con uno sguardo magnetico e pronunciando con voce sensuale: Ti concederò le mie grazie solo in cambio di un raro diamante che si trova a Singapore. Pronunciate queste parole con una modulazione vocale che oscillava sapientemente tra la solennità ed una sfumatura di algido e calcolato erotismo, Ramona Goretti non attese nemmeno un istante per raccogliere la reazione del proprio interlocutore, ne concesse al giovane arabo il tempo di formulare un singolo quesito chiarificatore. Con un movimento fluido e impeccabile della sua figura monumentale, la donna voltò le spalle al tavolo e proseguì la propria studiata andatura verso i lussuosi servizi del ristorante d'élite, lasciando che il fruscio aristocratico della sua vaporosa gonna bianca e rosa e il rintocco ipnotico dei suoi vertiginosi tacchi a spillo sigillassero quell'affermazione nell'aria greve della sala. Nael rimase immobile sulla propria poltrona di velluto, assolutamente colto alla sprovvista da un'uscita di scena tanto teatrale quanto concettualmente incomprensibile per la sua mente febbrile. Fino a quel preciso momento della sofisticata cena, la conversazione non aveva mai sfiorato, nemmeno per accenni indiretti o metafore mondane, il mercato delle pietre preziose o le geografie dell'estremo oriente. Il libico, pertanto, si trovava letteralmente privato di qualsiasi strumento logico per decifrare l'insolita e bizzarra richiesta dell'italiana. Inoltre, quell'enigmatico out-out sembrava sottintendere in modo inequivocabile che lui, il discendente diretto del precedente e defunto leader massimo della Giamahiria, avrebbe dovuto intaccare il proprio patrimonio benestante per compiere un acquisto di immenso valore materiale da destinare alla Goretti. Una simile prospettiva urtava violentemente contro la sua patologica e irremovibile parsimonia nel corteggiamento. Mai e poi mai, sentenziò orgogliosamente tra sé e sé il giovane arabo mentre giocherellava nervosamente con i propri vistosi anelli da uomo, avrebbe sborsato una simile fortuna per comprare i favori di una donna. Ramona sarebbe stata sua, ne era fermamente convinto, unicamente in virtù del blasone dinastico del proprio cognome e del fascino magnetico del retaggio dello scomparso leader libico. Mosso da questa febbrile e ostinata certezza, Nael si impose di dominare l'impazienza, fissando lo sguardo sulla direzione in cui la traduttrice era scomparsa e attendendo che la facesse ritorno dall'incipriata per esigere spiegazioni dettagliate su quella che considerava una provocazione intellettuale. Tuttavia, il tempo iniziò a dilatarsi in modo preoccupante lungo i tavoli del locale d'élite. Passò una mezz'ora abbondante senza che la statuaria figura dell'italiana riapparisse all'orizzonte della sala. Il rampollo della Giamahiria, oscillando pericolosamente tra un profondo senso di scocciatura e una crescente punta di nervosismo misto a una genuina preoccupazione per l'incolumità della donna, decise infine di rompere gli indugi. Intercettata una delle esperte cameriere che si muovevano con discrezione geometrica tra i conviviali, le chiese con finta cortesia se potesse recarsi all'interno delle toilette per verificare se la raffinata ed elegante signora che lo accompagnava avesse riscontrato un improvviso malore o necessitasse di assistenza. Appena 2 minuti più tardi, la giovane inserviente fece ritorno al tavolo di Nael esibendo un volto dispiaciuto e professionale, informandolo con assoluto rispetto che all'interno dei servizi igienici della struttura,
non vi era l'ombra di alcuna persona e di non aver incrociato in nessun corridoio la statuaria donna dai capelli rossi descritta dal cliente. Preso da una improvvisa agitazione, il libico afferrò il proprio dispositivo telefonico per inviare un messaggio urgente sul canale crittografato di Telegram gestito dalla Goretti, nel disperato tentativo di comprendere dove la fosse sparita. Lo schermo, tuttavia, continuò a restituire un silenzio digitale privo di qualsivoglia notifica di lettura. Decisamente innervosito e con l'orgoglio ferito da quel palese e ingiustificato abbandono, il giovane arabo si alzò bruscamente dalla poltrona, dirigendosi a grandi passi verso l'ingresso del locale dove riuscì a intercettare il maître d'accoglienza. Un uomo dall'austera dignità e dai modi così solenni e compassati da sembrare una figura letteraria uscita direttamente da un antico romanzo dell'Ottocento bizantino. Il severo dignitario di sala, dopo aver consultato con meticolosa lentezza i registri cartacei e informatici custoditi presso il proprio leggio d'onore, volse lo sguardo distaccato verso il ragazzo, comunicandogli con assoluta neutralità che la signora Goretti aveva abbandonato definitivamente la struttura circa 35 minuti prima. La donna, muovendosi con un'eleganza che aveva profondamente impressionato il personale di servizio, aveva chiesto e ottenuto che le venissero aperti i battenti esterni per poter salire a bordo di una delle vetture pubbliche adibite al trasporto dei clienti, un taxi locale che sostava già in attesa sul piazzale antistante il ristorante di lusso. A Nael, schiumante di rabbia e umiliato nell'amor proprio dinanzi allo staff dello stabilimento stellato, non rimase altra scelta che estrarre la propria carta di credito, per saldare l'onerosissimo conto di quella sofisticata cena, un convivio sfarzoso in cui non era riuscito a ottenere nemmeno la più minima effusione o concessione intima da parte dell'italiana. Consumato l'ultimo e bruciante smacco psicologico, il giovane libico abbandonò il locale a passo teso per riguadagnare l'abitacolo della Chrysler 300 Cistreccia a noleggio, ordinando all'autista in livrea d'epoca di ricondurlo immediatamente presso la sua dorata residenza da esule situata nei quartieri alti della città. Durante tutto il tragitto di ritorno verso la villa, l'atmosfera all'interno della vettura rimase satura di un risentimento sordo, finché le ruote della bianca ammiraglia americana non frenarono dinanzi al grande cancello privato dell'abitazione, con la discesa del passeggero e la formale firma sulla ricevuta di fine servizio. La sontuosa limousine e il suo conducente conclusero definitivamente il loro mandato contrattuale, allontanandosi tra le ombre della notte di Istanbul. Dopo una nottata interamente trascorsa in un sonno nervoso e frammentato, popolato da immagini sfocate in cui la figura dell'italiana appariva e svaniva come un miraggio sahariano tra le acque del Bosforo, Nael si risvegliò al mattino seguente avvolto da un senso di profonda e irritante frustrazione. La luce opaca del giorno nascente faticava a penetrare attraverso i pesanti tendaggi di broccato della sua camera da letto, quando la cameriera turca incaricata dei servizi domestici fece il suo ingresso, recando il consueto vassoio d'argento con la tipica colazione libica. Un rito mattutino che il giovane esule esigeva per mantenere vivo il legame con la propria terra d'origine. Tuttavia, accanto alle consumabili fumanti e alle stoviglie decorate, l'attenzione del ragazzo venne immediatamente catturata da un insolito e minuscolo elemento cartaceo riposto sul bordo della superficie metallica. Si trattava di una piccola busta da lettera di raffinata fattura, il cui lembo di chiusura sembrava letteralmente essere stato sigillato attraverso l'impronta nitida e scarlatta lasciata dal rossetto di un paio di labbra femminili. Interrogata con febbrile insistenza, la domestica poté soltanto riferire che il misterioso plico era stato rinvenuto all'alba all'interno della cassetta postale collocata sul pilastro esterno del muro di cinta, aggiungendo che un rapido controllo alle telecamere del circuito di videosorveglianza privata aveva rivelato la dinamica esatta del recapito. Desiderando verificare di persona quanto udito, Nael si precipitò nello studio privato per visionare la registrazione digitale sui monitor dell'impianto di sicurezza, osservando lo scorrere dei fotogrammi che mostravano un comune taxi pubblico della municipalità di Istanbul arrestarsi per pochi secondi dinanzi al cancello. Dai dettagli visivi emergeva come l'autista del mezzo si fosse limitato a sporgere il braccio dal finestrino per infilare la missiva nella fessura, prima di ripartire a forte velocità e scomparire nel flusso viario della metropoli. L'angolo d'inquadratura e la risoluzione degli obiettivi non consentivano di leggere la targa né di identificare la compagnia licenziataria del veicolo, così come appariva del tutto evidente la totale assenza di passeggeri a bordo dell'abitacolo. Con le dita che tremavano per l'eccitazione e la rabbia, il giovane arabo lacerò l'involucro protettivo, venendo istantaneamente investito dalla medesima e sfarzosa fragranza di lusso anatolica che Ramona Goretti emanava la sera precedente all'interno della limousine.
Nella busta si celava un cartoncino rigido che recava una stringata disposizione vergata a mano con calligrafia ferma e geometrica. Cerca il gioielliere Tian di Singapore, lui sa dove si trova il raro diamante. Ripiegata in 2 parti accanto al biglietto, Nael rinvenne inoltre una riproduzione cartografica in miniatura, una sorta di fotoriduzione digitale di una mappa decisamente più vasta e complessa, al centro della quale spiccava l'immagine dettagliata e geometrica di una gemma di straordinarie proporzioni, i cui tagli riflettevano la luce con una precisione quasi scientifica. Disorientato da quella sequenza di enigmi che continuavano a sfidare la sua comprensione, il rampollo della Giamairia tentò per l'ennesima volta di aprire un canale di comunicazione su Telegram, digitando messaggi confusi in cui alternava suppliche sentimentali a pretese di chiarimento. L'italiana, tuttavia, persisteva nel non fornire alcuna risposta, lasciando le missive digitali prive persino della notifica di avvenuta consegna. Il ragazzo iniziò allora a interrogarsi sulla reale posizione geografica della donna, domandandosi se ella avesse già abbandonato i confini della Turchia o se si nascondesse ancora tra le pieghe della città. In fondo, la Goretti si era fatta prelevare all'uscita secondaria del palazzo governativo e non dalla hall di un albergo a 5 stelle, e appariva del tutto inverosimile che nel cuore della notte precedente avesse fatto ritorno all'interno della blindata residenza del presidente turco. Avvolto nel mistero di quella scomparsa e con la mente tormentata dalle geografie asiatiche evocate dal biglietto, Nael comprese che l'unico modo per saziare la propria ossessione e non perdere le tracce della statuaria italiana sarebbe stato quello di assecondare, a modo suo, quel folle e dispendioso sentiero, indizio dopo indizio. Nei lunghi e snervanti giorni che si susseguirono a quel singolare e profumato recapito mattutino, il giovane arabo rimase immerso nel più totale e assoluto isolamento informativo, privato di qualsiasi ulteriore segnale o notizia che potesse ricondurlo sulle tracce di Ramona Goretti. La sua complessa e delicata condizione giuridica di esule politico in terra turca gli imponeva di muoversi con estrema cautela e circospezione all'interno dei salotti di Istanbul, precludendogli in modo assoluto la possibilità di rivolgersi alle autorità di polizia locali o ai servizi di sicurezza aeroportuali anatolici per denunciare l'improvvisa scomparsa o l'allontanamento dell'interprete italiana. Nael, d'altronde, era perfettamente consapevole del fatto che la donna risiedesse e operasse stabilmente da diversi anni nella capitale moscovita, prestando i propri servizi d'élite direttamente per conto degli apparati statali e governativi russi. Una posizione istituzionale di tale prestigio e delicatezza da garantire che sarebbero stati gli stessi funzionari del Cremlino a esigere formali spiegazioni diplomatiche dal governo di Ankara, qualora la traduttrice non avesse fornito notizie di sé, o non fosse regolarmente rientrata in servizio al termine del periodo di congedo personale che le era stato concesso. Al giovane era anche passato per la mente il pensiero che la prorompente italiana potesse essersi fatta accompagnare dal taxi, la sera prima, all'ambasciata russa o all'ambasciata italiana, ma anche in questo caso, Nael non poteva certo chiedere informazioni. Quell'intrinseca rete di vincoli geopolitici finì per immobilizzare ogni velleità d'azione diretta sul campo da parte del ragazzo, il quale si trovò costretto a metabolizzare la propria febbrile frustrazione tra le mura protette della propria sfarzosa residenza da esule, rinunciando a qualunque indagine stradale che potesse metterne a repentaglio lo status di protezione. Al rampollo della Giamairia, roso da un'ossessione erotica e psicologica che il tempo non faceva che amplificare, non rimase dunque altra scelta logistica che affidarsi agli strumenti della tecnologia digitale moderna per tentare di squarciare il velo di quell'enigma che tendeva alle geografie orientali. Isolando i propri pensieri dal caotico contesto urbano esterno, il giovane arabo si accomodò dinanzi allo schermo del computer nel proprio studio privato, avviando una minuziosa e analitica ricerca sulle reti internazionali per rintracciare l'esatta identità e la collocazione di questo fantomatico gioielliere Tian, operante nell'arcipelago di Singapore, convinto che dietro quel nome d'oltreoceano si celasse il primo e reale viatico per ricondurre la monumentale italiana tra le proprie braccia.